Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao Jess, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare delle nostre famiglie. Ti piace parlare della tua famiglia? Sì, mi piace. Amo molto la mia famiglia. Penso che le famiglie siano molto importanti. Sono d'accordo. Le famiglie ci aiutano, ci amano e ci fanno diventare chi siamo. Puoi parlarmi dei tuoi genitori? Certo, il nome di mio padre è John e il nome di mia madre è Mary. John è un insegnante e Mary è un'infermiera. È bello. Mi piacciono i nomi John e Mary. Il nome di mio padre è Robert e il nome di mia madre è Sara. Anche Robert e Sara sono bei nomi. Che lavoro fa Robert? Robert lavora in un ufficio, usa un computer e parla al telefono tutto il giorno. E tuo padre, John? John insegna matematica a scuola. Ama i numeri e aiutare i bambini a imparare. È meraviglioso. E per quanto riguarda tua madre, Mary? Mary lavora in ospedale. Aiuta le persone malate e le fa sentire meglio. È molto gentile da parte sua. Le infermiere sono molto importanti. Sì, lo sono. Sono molto orgoglioso dei miei genitori. Hai fratelli, Alice? Sì, ho una sorella. Si chiama Lisa e ha 10 anni. È bello. Io ho un fratello. Si chiama Tom e ha 8 anni. Che divertente! Lisa e Tom sono entrambi più piccoli di noi. Giochi con Tom? Sì, gioco. Facciamo calcio e andiamo in bicicletta. Tom è molto energico. Lisa ama disegnare e dipingere. Le piace anche giocare con le sue bambole. A volte giochiamo a giochi da tavolo insieme. Sembra molto divertente. Anche a me piacciono i giochi da tavolo. Quali giochi fai con Lisa? Spesso giochiamo a serpenti e scale e a Monopoli. È sempre un bel momento. Adoro serpenti e scale. È un gioco semplice, ma ridiamo molto quando giochiamo. Sì, ridere è la parte migliore dei giochi. Hai altri fratelli o solo Tom? Solo Tom. È il mio unico fratello. E tu? Ho una sorella, Lisa, e anche lei la mia unica sorella. È bello avere una sorella. Possiamo condividere molte cose e aiutarci a vicenda. Sono d'accordo. A volte desidero avere più fratelli, ma mi piace anche il tempo che trascorro con Lisa. Sì, avere più fratelli può significare più divertimento, ma anche più confusione. È vero, la nostra famiglia è piccola, ma siamo molto uniti. Puoi dirmi di più sul tuo albero genealogico, Jess? Certo, il mio albero genealogico è semplice. Ho i miei genitori, Robert e Sara, e mio fratello Tom. Viviamo nella stessa casa. Anche i miei nonni fanno parte del mio albero genealogico. È adorabile. Anche io ho dei nonni. I genitori di mio padre sono John e Helen, e i genitori di mia madre sono Peter e Susan. Wow, hai molti nomi nel tuo albero genealogico. Sì, mi piace conoscere i nomi dei miei nonni. Mi raccontano molte storie sul passato. Conosci i nomi dei tuoi nonni? Sì, li conosco. I miei nonni paterni sono George e Mary, mentre i miei nonni materni sono Robert e Anne. È interessante. Penso sia importante conoscere la nostra storia familiare. Sono d'accordo. La storia familiare ci aiuta a capire chi siamo. A volte chiedo ai miei nonni della loro infanzia. Mi raccontano storie della loro vecchia città e dei loro genitori. Adoro quelle storie. Mi fanno sentire connessa alla mia famiglia.
Sì, le storie familiari sono molto speciali. Ci insegnano le nostre radici. Puoi dirmi di più sui tuoi genitori? Hanno fratelli e sorelle? Sì, mio padre Robert ha un fratello, mio zio Mark. E mia madre Sara ha una sorella, mia zia Lisa. È fantastico! Anche io ho uno zio e una aunt. Mio padre John ha una sorella, mia zia Mary, e mia madre Ellen ha un fratello, mio zio Peter. Quindi entrambi abbiamo una zia e uno zio. Visiti spesso i tuoi zii? Sì, li visitiamo durante le festività e a volte nei fine settimana. È sempre divertente vederli. La penso allo stesso modo. Quando visito mia zia Mary, mi prepara sempre i miei biscotti preferiti. Sembra delizioso. Anche a me piacciono i biscotti. E i tuoi cugini? Ne hai? Sì, ho due cugini. Sono i figli di mio zio Mark. Si chiamano David ed Emily. È bello. Ho una cugina da mia zia Lisa. Si chiama Sofie. I cugini sono divertenti da avere. Spesso gioco a calcio con David e a volte vado al parco con Emily. Sembra molto divertente. Io e Sofie ci piace giocare a nascondino e andare in bicicletta insieme. Anche a me piace andare in bicicletta. Forse un giorno possiamo andare tutti insieme. Sarebbe fantastico. Adoro i raduni familiari. Sono sempre pieni di risate e buon cibo. Sì, i raduni familiari sono i migliori. Festeggiamo compleanni, festività e a volte semplicemente perché. Mi piace festeggiare con la mia famiglia. Facciamo sempre molte foto e raccontiamo storie divertenti. Le foto sono importanti. Ci aiutano a ricordare i bei momenti. Hai un album di foto di famiglia? Sì, ce l'ho. È un grosso libro con molte foto da quando ero bambino fino ad ora. A volte lo guardo e sorrido. Anche io ne ho uno. Mi piace vedere come tutti sono cambiati nel corso degli anni. È sorprendente vedere le foto vecchie. Mia madre dice sempre: guarda quanto eri piccolo. E ridiamo tutti. Anche i miei genitori dicono la stessa cosa. Ricordo la mia prima festa di compleanno. Avevo una torta piccola e molti palloncini. Sembra molto carino. Adoro le feste di compleanno. Sono sempre così felici. Sì, lo sono. Hai delle tradizioni familiari? Sì, ne abbiamo. Ogni domenica facciamo una cena di famiglia. Ci sediamo insieme, mangiamo del buon cibo e parliamo della nostra settimana. È una bella tradizione. La mia famiglia ha una tradizione simile. Ceniamo insieme ogni sera e la domenica la rendiamo speciale con un grande pasto. Mi piace. Le cene di famiglia sono un buon momento per condividere e ridere. Sono d'accordo. A volte giochiamo a un gioco dopo cena o raccontiamo una storia divertente. Rende la giornata molto felice. La famiglia è molto importante per me. Amo i miei genitori, mio fratello, i miei nonni, mia zia, mio zio e i miei cugini. Anche io la penso così. La mia famiglia è piccola, ma siamo molto uniti. So sempre che la mia famiglia mi ama. Sì, l'amore è la parte migliore di una famiglia. Qualunque cosa accada, la mia famiglia è sempre lì per me. Sono molto grata per la mia famiglia. Mi aiutano, si prendono cura di me e mi fanno sorridere. Anche io sono grato. Le famiglie sono come una coperta calda. Ci fanno sentire al sicuro e amati. È un modo bellissimo di dirlo. Una famiglia è un gruppo di persone che si amano. Esattamente. E anche se a volte abbiamo problemi, cerchiamo sempre di parlarne e risolverli insieme. Sì, la comunicazione è molto importante in una famiglia.
Dico sempre ai miei genitori quando sono triste o felice, e loro ascoltano. Faccio lo stesso. I miei genitori mi chiedono sempre: "Come è andata la tua giornata?" E io racconto tutto. Mi piace, mi fa sentire che i miei sentimenti sono importanti. Le famiglie sono i nostri primi amici. Ci insegnano molte cose e ci aiutano a crescere. Sono d'accordo, ho imparato a essere gentile e onesta dai miei genitori. Sono i miei migliori insegnanti. E io ho imparato a condividere e a prendermi cura degli altri grazie alla mia famiglia. Cerco di essere una brava persona anche per loro. Le famiglie sono un dono. Amo molto la mia famiglia. Anche io amo la mia famiglia. Dico sempre: "Grazie famiglia", ogni giorno nel mio cuore. È una bella abitudine. Proverò a dirlo anche io. Per favore, parlami ancora del tuo albero genealogico. Mi piacerebbe conoscere di nuovo i nomi dei tuoi nonni. Certo, i miei nonni paterni sono John e Len e i miei nonni materni sono Peter e Susan. Adoro ascoltare le loro storie. È un bell'albero genealogico. Lo scriverò. I miei nonni paterni sono George e Mary, mentre i miei nonni materni sono Robert e Anne. È bello conoscere tutti questi nomi. Mi sento orgogliosa della mia storia familiare. Sì, conoscere i nomi della nostra famiglia ci fa sentire connessi al passato. A volte chiedo ai miei nonni dei loro genitori. Mi dicono che il mio bisnonno era un contadino e la mia bisnonna era un insegnante. È molto interessante. Voglio sapere di più sui miei bisnonni. Chiederò ai miei genitori più tardi. Penso sia importante fare domande. Ci aiuta a imparare. Concordo. Ogni volta che faccio una domanda, imparo qualcosa di nuovo sulla mia famiglia. Le famiglie sono come un albero. I nostri genitori sono i rami e noi siamo le foglie. E i nostri nonni sono le radici. È un bel modo di dirlo. Un albero è forte grazie alle sue radici, proprio come una famiglia è forte grazie all'amore. Sì, l'amore è la radice di ogni famiglia. Ci rende forti e ci aiuta a crescere. Lo ricorderò sempre. Dirò a Lisa del nostro albero genealogico più tardi. Per favore, fallo. Dirò a Tom del mio albero genealogico. È bello condividere queste storie con i nostri fratelli. Sì, condividere storie fa vivere la nostra storia familiare. Mi sento molto felice quando parlo della mia famiglia. Mi fa sorridere. Anche a me. Parlare di famiglia è come guardare una bella foto. Mi ricorda tutti i bei momenti. Concordo. I ricordi familiari sono molto preziosi. Sono come gioielli nei nostri cuori. Terrò al sicuro il mio album di foto di famiglia. Voglio mostrarlo ai miei figli un giorno. È un'idea meravigliosa. Voglio mostrare il mio album ai miei figli futuri. Dobbiamo mantenere vive le nostre storie familiari. Sì, dobbiamo. Ogni generazione dovrebbe sapere da dove viene. Chiederò ai miei genitori di raccontarmi più storie sui miei nonni. Magari possiamo scrivere un piccolo libro di famiglia. È un grande piano. Mi piacerebbe aiutarti. Grazie Jess, mi sento molto fortunata ad avere un amico così premuroso. Anche io mi sento fortunato. Oggi abbiamo parlato molto delle nostre famiglie. Mi rende molto felice. Sì, ho imparato molte cose nuove sulla mia famiglia e sulla tua. Mi piace condividere e imparare. Concordo. Condividere storie familiari rende il nostro legame più forte. Raccontami una storia divertente su tuo fratello Tom. Certo, un giorno Tom ha provato a fare i biscotti da solo.
Ha messo troppo zucchero e dimenticato il sale. I biscotti erano molto dolci e molto divertenti. Sembra esilarante. Mi piacerebbe assaporare quei biscotti. Forse la prossima volta posso provare a cuocere con lui. Sì, dovresti. Possiamo tutti cuocere insieme e ridere. E tu? Hai una storia divertente su Lisa? Sì, ne ho una. Una volta Lisa ha provato a andare in bicicletta senza le rotelle. È caduta dolcemente sull'erba e ha detto: "Ora sono una farfalla". Abbiamo riso tantissimo. È molto carina. I bambini dicono le cose migliori. Sì, è vero. Amo i nostri piccoli fratelli. Rendono la vita familiare divertente. Concordo. La famiglia è divertente e la famiglia è amore. Grazie per aver parlato con me oggi, Jess. Ho apprezzato molto la nostra chiacchierata sulla famiglia. Grazie Alice. Anche io l'ho apprezzata molto. Ho imparato molto sulla tua famiglia e mi sento più vicino a te. Dirò a Lisa e Tom che abbiamo parlato di famiglia. Saranno felici di sentirlo. Sì, per favore diglielo. Lo dirò anche ai miei genitori. Penso che a loro piacerà sapere che abbiamo avuto questa conversazione. Lo farò. Spero che possiamo parlare di più delle nostre famiglie in futuro. Mi piace scoprire nuove cose su di te e sulla tua famiglia. Anch'io, Jas. Pianifichiamo di incontrarci di nuovo e condividere più storie. Forse la prossima volta possiamo parlare delle nostre tradizioni familiari o di una festa di famiglia. È un'ottima idea. Non vedo l'ora di farlo. Dico sempre, grazie famiglia, e oggi dico, grazie amico. Dico lo stesso, grazie amico. È bello avere amici che si prendono cura della famiglia. Ci vediamo la prossima volta, James. Buona giornata con la tua famiglia. Grazie Alice. Buona giornata anche a te con la tua famiglia. Arrivederci per ora. Arrivederci, James. Abbi cura di te. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.